Se ben ricordi, la settimana scorsa sono mancato qualche giorno perché sono stato a Rimini ad una convention che non aveva nulla a che vedere con l'informatica. Ci sono andato con un mio amico di Genova ed entrambi nel corso della convention abbiamo utilizzato i nostri notebook collegati alla rete dell'hotel che ospitava la convention stessa per prendere appunti, ma soprattutto per navigare su internet. Quello che tuttavia ha indispettito non poco il mio amico è stato il fatto che mentre lui aveva un notebook di ultima generazione, io invece mi ero portato il mio vecchio cancarone, come puoi vedere anche un pochino acciaccato. Il mio era infinitamente più veloce del suo ad aprire le pagine e a navigare su internet. Mi ha chiesto conto e ragione di questa stranezza e gli ho spiegato che molto probabilmente semplicemente lui non aveva mai ottimizzato come si deve il suo Google Chrome. Ho iniziato a fargli vedere come si faceva e in breve attorno a noi si è formato un capannello di persone che ottimizzavano i loro computer. E allora ho pensato di far vedere queste impostazioni anche a te, anche se a dirla tutta qualcuna te l'avevo anticipata in qualche video precedente. Tuttavia, dato che non avevo ancora realizzato un qualcosa di così organico, mettiamole tutte insieme e andiamo ad applicarle. Ti senti pronto? Iniziamo. Un piccolo consiglio prima di cominciare: ti suggerisco di applicare quanto prima anche tu queste modifiche sul tuo Google Chrome, perché oltre a velocizzare la nostra navigazione, a ridurre la quantità di risorse che viene mangiata da Google Chrome, aumentano anche la sicurezza del tuo computer. Inoltre non è richiesto l'uso di alcun programma esterno per metterle in atto e, come vedrai, sono abbastanza semplici e non si tratta di nulla di particolarmente esoterico. Occhio malocchio, prezzemolo finocchio. Chissà quale sarà mai il titolo di questo film. Per certi versi devo dire che non è troppo difficile da indovinare. Ma rimbocchiamoci le maniche, anzi io come vedi l'ho già fatto, e andiamo ad aprire il nostro Google Chrome. Una volta aperto, la prima cosa che faremo sarà portarci in alto a destra su questi tre puntini verticali, scegliere la voce impostazioni e nelle impostazioni portarci immediatamente sul lato sinistro sulla voce privacy e sicurezza. La prima cosa che andremo a fare sarà il controllo di sicurezza, quindi cliccheremo sul tasto controlla ora e attenderemo che Chrome e tutti quanti i relativi controlli vengano effettuati. Come puoi vedere in questo momento sul mio PC ha rilevato che Chrome non era ancora stato aggiornato e sta provvedendo ad effettuare automaticamente l'aggiornamento. Come vedi, quando Chrome viene aggiornato ci viene chiesto di riavviarlo e noi clicchiamo sul pulsante e diligentemente obbediamo. Una volta effettuato il controllo e riavviato Chrome, quello che dobbiamo fare sarà portarci invece su questa voce, quella che si chiama cookie di terze parti. Facciamoci clic su ed accertiamoci di andare a bloccare con l'apposita casella proprio i cookies di terze parti. Un ulteriore suggerimento è di disattivare anche questa voce qui che consente ai siti di vedere le nostre attività. Fatto questo, possiamo tornare indietro cliccando su questa frecciolina e scendere sulla voce sicurezza, questa qui. Una volta aperta, selezioneremo la protezione avanzata. Questa impostazione ci consentirà di navigare in futuro con la massima sicurezza su tutti quanti i siti che andremo a visitare, senza avere un impatto significativo sulle prestazioni di Chrome. E proprio a proposito delle prestazioni di Chrome, quello che dobbiamo fare adesso è spostarci qui sul lato sinistro, esattamente sulla scheda prestazioni. In questa scheda semplicemente andremo ad attivare il risparmio memoria cliccando sull'apposita casella e qualora fosse disponibile sul tuo computer, sul mio non lo è in particolar modo perché si tratta di una macchina virtuale, sulla voce precarica le pagine, che ci consentirà di aumentare la velocità di caricamento soprattutto delle pagine che apriamo più frequentemente.
Quello che faremo adesso invece sarà portarci sul lato sinistro su questa scheda, quella che si chiama all'avvio. Una volta aperta, il mio suggerimento è di selezionare la prima voce, quella che si chiama apri la pagina nuova scheda. Questo perché, soprattutto nel caso in cui fosse invece selezionata la seconda voce, quella che si chiama continua dal punto in cui avevi interrotto, ogni volta che andremo a riaprire Chrome, riapriremo automaticamente anche tutte quante le schede che erano aperte nella sessione precedente, andando da un lato a riempire lo schermo di cose inutili, ma dall'altro molto spesso a consumare anche una quantità rilevante di memoria RAM. Fatto questo, ci porteremo sempre sul lato sinistro sulla voce Sistema. Una volta aperta andremo a deselezionare la prima voce, ovvero quella che si chiama Continua ad eseguire applicazioni in background dopo la chiusura di Chrome, mentre attiveremo la seconda voce, quella che si chiama Usa l'accelerazione grafica quando disponibile. Come potrai notare, anche in questo caso ci verrà richiesto di riavviare il nostro Google Chrome, cosa che noi diligentemente, nuovamente, faremo cliccando sul relativo pulsante. Ma dopo aver fatto tutte queste impostazioni, c'è un'operazione importantissima che dovremo andare a fare. Se infatti premeremo mentre Google Chrome è aperto la combinazione di tasti Shift ed ESC sulla nostra tastiera, accederemo a questo preziosissimo strumento. Si tratta del Task Manager di Google Chrome che ci dà delle informazioni fondamentali per l'ottimizzazione del nostro browser. Quello che ci mostra infatti è nella colonna sinistra l'attività ed i relativi processi di Google Chrome ed anche le estensioni che sono attive. Nella seconda colonna ci mostra la quantità di memoria occupata da ogni singolo processo e da ogni singola estensione e nella terza colonna ci mostra la percentuale di CPU che viene impegnata dal relativo processo. Perché ti dico che è estremamente importante? Perché spesso sul nostro computer andiamo ad accumulare una serie di estensioni. Queste estensioni, come in questo caso, vanno ad occupare una certa quantità di memoria RAM e vanno eventualmente anche ad impegnare la nostra CPU. Guardando quali sono le estensioni che occupano una quantità di RAM eccessiva, potremo andare a valutare se eventualmente rimuoverle. Ti ricordo che per rimuovere un'estensione, come in questo caso questo Detailed SEO che ho evidenziato, ti basterà portarti in alto a destra su questo tassello di puzzle, individuare l'estensione che vuoi rimuovere, portarti sui tre puntini verticali e scegliere la voce Rimuovi da Chrome. Confermando con Rimuovi, vedrai che l'estensione verrà rimossa e nel momento in cui andrai a rifare lo stesso test avrai liberato la relativa quantità di RAM. Attenzione però a non abusare di questa possibilità, dato che spesso le estensioni di Chrome possono essere davvero molto importanti. Cerca tuttavia di individuare quelle che consumano troppe risorse, per cui il gioco non valga la candela ed in quel caso eliminale senza pietà. Altrimenti ci arrabbiamo, ma veniamo subito ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Giovanni Navas ed Antonio Ferreira per essersi abbonati al nostro canale ed è quindi con piacere, cari ragazzi, che vi do il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma un ringraziamento specialissimissimo va ad Adriano Pizzato per il suo generosissimo super grazie. Ti ringrazio infinitamente, Adriano, per la tua vicinanza e il tuo supporto a questa community. Ma manca ancora un ringraziamento che, come sai bene, è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo, come di consueto, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.